Nella seconda metà del XII secolo, la Sicilia normanna è un regno prospero e cosmopolita. Ma alla morte di re Guglielmo II, nel 1189, il trono resta senza eredi diretti. La corona, secondo i patti, dovrebbe passare a Costanza d'Altavilla, moglie dell'imperatore tedesco Enrico VI. Eppure, tra i baroni e nel popolo, cresce il timore. Un re svevo significherebbe unire la Sicilia al Sacro Romano Impero e perdere la libertà conquistata sotto i Normanni. In questo vuoto di potere emerge un nome: Tancredi di Lecce. Figlio illegittimo del duca Ruggero III, discendente della dinastia Hauteville, Tancredi non ha piena legittimità di sangue, ma ciò che conta in politica: il favore di molti baroni, il sostegno del cancelliere e il benestare del Papa. Nella cattedrale di Palermo, tra canti latini e il profumo dell'incenso, Tancredi viene incoronato re di Sicilia. Non è un atto di semplice successione, è una sfida aperta all'impero tedesco. I primi mesi di regno sono frenetici. Tancredi usa le ricchezze della corona per assicurarsi la lealtà dei baroni più incerti, ricompensa i fedeli con terre e titoli, e mette in campo guarnigioni pronte a sedare ogni rivolta. Sa che la sua posizione è fragile, e che ogni giorno senza un'azione decisa è un giorno regalato al nemico. La Sicilia è il cuore del Mediterraneo, e Tancredi lo sa bene. La flotta reale, guidata dall'ammiraglio Margarito di Brindisi, pattuglia le acque tra lo Ionio e il Tirreno. Navi snelle, armate di arcieri e balestrieri, proteggono le coste e commerciano con porti lontani, da Costantinopoli ad Alessandria. Il mare è la forza segreta del regno normanno, un muro invisibile, ma anche una via di ricchezza e potere. Da nord, l'ombra dell'Aquila imperiale si allunga sulla penisola. Enrico VI, deciso a reclamare la corona per la moglie Costanza, raduna un esercito e marcia verso sud. Tancredi rafforza i castelli di Puglia e Calabria, stringe alleanze con città e signori ostili all'imperatore, e cerca il sostegno del Papa. Ogni mossa è una partita a scacchi, e ogni errore può essere fatale. Le cronache lo descrivono come un re energico, ma cauto, un uomo capace di decisioni dure quando necessario, ma anche di generosità verso chi gli è fedele. Non ha il carisma di un grande conquistatore, ma possiede una dote rara: sa leggere le intenzioni dei potenti e prevenire le loro mosse. Tancredi governa bilanciando diplomazia e forza, cercando di tenere unito un regno in bilico tra le sue radici normanne e le nuove pressioni europee. Ma il pericolo non arriva solo dall'esterno. Alcuni baroni complottano contro di lui. Altri passano segretamente dalla parte dell'imperatore. Tradimenti, insurrezioni, assedi. Il regno vive in costante tensione. E mentre Tancredi combatte per la sopravvivenza, il nemico prepara la mossa decisiva. Nel 1194, la sorte si compie. Tancredi muore, lasciando il trono al giovane figlio Ruggero, ancora minorenne. Pochi mesi dopo, Enrico VI entra trionfante a Palermo. La regina vedova Sibilla è catturata, la famiglia reale imprigionata. Con la caduta della dinastia Hauteville, si chiude l'epoca normanna di Sicilia. Un'era di ricchezza, arte e potere marittimo, spazzata via dal vento dell'impero svevo. Per alcuni, Tancredi fu un usurpatore, un ostacolo alla legittima unione tra Sicilia e impero. Per altri, l'ultimo baluardo dell'autonomia siciliana. Qualunque sia il giudizio, il suo regno breve e tormentato segna un passaggio cruciale nella storia mediterranea. Un ricordo che ancora oggi vive nei libri, nelle cronache e nel mito dell'ultimo re normanno.